Amici, benvenuti sul mio canale. Oggi vi voglio presentare, anche se ve l'avevo già annunciata, la Banfield Dara Mystic Maze Gilded Tower. Nomi tanto difficili, nomi particolari, però riassumiamolo in la Mystic Maze. Mystic Maze è una Banfield Dara, una Miltassia, insomma, praticamente questa è un'orchidea che ha tantissimi di quegli incroci dentro, tra cui l'Odontocolossum, il Longidium e via dicendo. Non sono riuscito a trovare nelle mie ricerche quanta roba c'ha all'interno. È fantastica, guardate quando si apre è verde, questo fiore si sta aprendo e diventa da verde sempre più giallo mano a mano che fiorisce. Allora 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, forse 13 fiori. Guardate quanto è bello questo, è meraviglioso, meraviglioso, spettacolare. Non so se andare fuori per farvela vedere meglio, provo anche ad andare all'esterno, proviamo. Eccomi di nuovo a voi. Allora, forse di fuori rende meglio l'idea. Allora, è bellissima, è tipo così con tutto sto marrone, col rosso, col giallo, con l'arancio all'interno, è bellissima. Una delle prime orchidee che ho preso, dopo le Phalaenopsis, ho preso quelle che profumavano, lo Cherry Baby e il Painter Delight, e poi ho preso questa è stata la terza mia esperienza nella coltivazione. Allora vi dico subito che la coltivazione è esattamente uguale alle Cambria, esattamente uguale allo Cherry Baby, esattamente uguale al Painter Delight, anche perché loro vivono una a fianco all'altra e quindi do lo stesso trattamento a tutti. Questa è in un panettone di sfagno perché volevo che le radici, eccole qua, la punta è verde, le radici ci sono, lavorano, volevo dare più umidità alle radici, solo che quando avete il vaso così grande, questo sarà un vaso da 16, in questa circostanza con tutto lo sfagno ogni mattina sopra si asciuga, quindi mi tocca lo strato superficiale tenerlo sempre umido, va bene. Comunque sia, il sfagno lo metterò una volta finita la fioritura, che la rigideremo qua, la fioritura qui, o perlomeno quando tagliate il gambo tagliatelo dove l'ascella della foglia permette di arrivare, non è che dovete aprirla, romperla per arrivare a tagliarlo su. Io taglierò qui, poi quando la foglia in vecchiaia si aprirà di più e poi scenderò a tagliarla magari un pochino più bassa. Allora questa era la pianta originale, questa dietro, poi è venuta l'altra e poi è venuta questa. Ogni anno fiorisce fedelmente, date lo stesso trattamento, lo stesso concime, tantissima luce, molta più luce delle Phalaenopsis, cioè se volete che fiorisca questa praticamente sta tutta storta, vi spiego perché è tutta storta, perché la lampada ce l'aveva qua, quindi lei si è girata e completamente verso la lampada, quindi se il fiore cerca la lampada, e poi la lampada io gli do penso 15.000 lux 13 ore al giorno, lampada artificiale, ecco il discorso, quindi nonostante che sta sotto la lampada il fiore mi si storce tutto perché cerca la lampada. L'abbiamo detto, quando fiorisce è sul verdino, eccola qua, poi piano piano come il fiore si apre, guardate come è fatto, sta tutto quanto pronto per aprirsi, domani si aprirà completamente, poi andiamo verso più il giallo, verso più il rosso all'interno, è qualcosa di fantastico. Allora il nome è stranissimo, no? Perché quando uno pronuncia tutto sto nome alla fine dice boh, che avrò detto, in realtà è un nome ad arte, perché in realtà è Torre d'Oro, Gilded Tower significa Torre d'Oro, in effetti sembra dorata come orchidea, è bellissima, io sono estremamente innamorata di questa orchidea, non ha un profumo particolare ma ha un rigamo che è qualcosa di spettacolare. Allora tutto il segreto delle mie fioriture, non sono io un artista o un mago, le lampade accese 13 ore al giorno anche in estate, perché dentro casa non ho una sufficiente luminosità, quindi mi tocca tenerle accese anche in estate, e quindi se in estate do 13 ore, d'inverno dovrebbe essere il contrario, dovrei darne ancora di più, perché certi dendrobium per esempio vivono che c'è più sole in inverno che in estate. Vabbè, io comunque sia lascio sempre queste 13 ore, se ne renderanno conto loro che è estate e inverno, più di questo non riesco a garantire.
Allora, c'è qualche sostanza un po' appiccicosetta, ogni tanto lo fanno, infatti è appiccicosetta come sostanza. Allora, qualcuno dice che le sostanze appiccicose sono segno di salute, qualcuno dice che le sostanze appiccicose sono l'inizio della cocciniglia. Vedremo, tanto il prodotto per la cocciniglia ce l'ho e non è un problema. Ci sono ogni tanto dei puntini bianchi sulle foglie, non ho mai capito se è muffetta, se è, ecco questa qua, non è cocciniglia, è una muffetta che se andate col dito va via. Questa, ecco, forse sarà una qualche forma di parassita, ma non lo so. Comunque sia, sta lì, ogni tanto passo la mano per pulirla, come se fosse ovatta, ma ripeto, non è cocciniglia di quella cotonosa, forse sarà un'altra tipologia. Vabbè, ogni tanto le pulisco, quando mi ricordo gli dedico un po' di tempo e le pulisco. Forse con questa tipologia di orchidea non basta mai avere una ventilazione sufficiente, ecco perché forse fa queste macchiette bianche, vanno via toccandole. Quest'anno poi ce n'ho di meno, gli anni passati ce n'avevo tanta. Vedete che qualche bulbo è sommerso per il discorso che vi facevo. Allora, per poter permettere a questo bulbo qua di stare praticamente alla base con le radici umide, questo qua deve essere completamente sepolto. Quindi per avere questo, che è l'ultimo bulbo che è uscito a quota 0, quindi quasi con le radici a paro con lo sfagno, il primo proprio originale di quando l'ho comprato, eccolo qua, sta completamente sommerso. Ma questo perché? Perché io non lo tolgo, io lo lascio, se no potrei anche toglierlo, lo lascio lì in modo tale che seguitano a nutrirsi uno con l'altro. Quindi sono 4 bulbi, 1, 2, 3, 4, il vecchissimo e poi in ordine di, ecco, il primo, il secondo, il terzo e il quarto. L'ho lasciato lì, chiaramente più andiamo avanti, quando verrà fuori il quinto bulbo, quello sarà sempre più sotto. Quando dovete lasciarli sotto questi bulbi vecchi per cercare di dare più umidità all'ultimo, il sfagno, oppure lo potete mettere anche con gli inerti, in modo tale che gli inerti, anche se vengono più alti gli inerti rispetto alla base del bulbo, non danno problemi, perché l'inerte bene o male non mantiene tanta umidità come lo sfagno, quindi potete scegliere o sfagno o inerti. Quando finirà la fioritura, lui ancora non lo sa, ma io lo metterò con l'inerte in modo tale che poi potrò giocare un po' con la profondità dei bulbi e non lasciare tutto soffocato dallo sfagno. Guardate che meraviglia, si è aperto il primo, era questo qua il primo, questo gigantissimo qua, e poi il secondo e il terzo mi pare che sono 13. Vabbè, ve l'ho fatto vedere anche fuori perché fuori merita un pochino di più. Eccolo qua, è una cosa meravigliosa, non a caso si chiama torre d'oro, perché quando è dritta sembra veramente una torre, così giallo sembra dorato. Adesso non c'è il sole, è andato via, ci sono le nuvole, se no ve l'avrei fatto vedere così giallo e così brillante, veramente è qualcosa di fantastico. La fioritura che ve la dedico, compratela, la trovate presso qualunque negozio che vende online, merita veramente che vi dedichiate a lei. Coltivazione, come abbiamo detto, come una cambria, come una Sharry Baby, come una Miltonirium, andate tranquilli, mantenete sempre umido il substrato. Io do anche a lei ogni giorno 350 microsiemens di concime della Compo, in questo caso il Supreme, o lo alterno, un giorno faccio quello della Compo, un giorno faccio quello della fibra di cocco. L'importante è che mangiano tutti sulla stessa tavola a casa mia, quindi la stessa quantità di microsiemens di concime è per tutti uguali, dai Paphiopedilum ai Dendrobium. A casa mia mangiano tutti quello che gli do, la stessa pappa per tutti. Dopo qualcuno la gradisce di più, qualcuno piano piano emerge e andiamo avanti. Grazie di avermi seguito, è meravigliosa, ve lo farei vedere per ore e ore, ma il video finisce qua, se no mi allungo troppo. A presto!